Questa è una storia d'amore. E non c'è niente di più bello di una storia d'amore. O di più terribile, irritante e sconvolgente di una storia d'amore. Scusa, ho un impegno imprevisto. Non riesco a venire. Non tutte le storie d'amore sono rose e fiori. Non tutte le storie d'amore hanno un lieto fine. E tu che ci fai qui? Ciao. Cercavo la mia camicia. Non c'è nessun motivo per cui tu debba cercarla qui, mi pare. Sì, giusto. E adesso, se permetti, vorrei cambiarmi. Sì, certo. Vado. Il principe a volte, invece di venire a salvarti, scappa. Non può piacere tua sorella, idiota. Ehi, ciao! No, figurati, non mi disturbi. Anzi, mi stavo preparando per andare in redazione. Questa è proprio una bella idea, sai? Ok, ciao Matteo. Chi è Matteo? Un tipo che ho conosciuto in spiaggia. Ah, e che idea ha avuto? Perché me lo chiedi? Curiosità. Curiosità. Cos'era l'appuntamento improvviso che hai avuto ieri sera? Spero nulla di grave. No, era una cosa di lavoro. Ma sto risolvendo. Mi dispiace. E vissero per sempre felici e contenti succede solo nelle fiabe. E purtroppo questa non è una fiaba. Si tratta di mia madre. Il prima possibile. Sì. Sì, sono stata nei giorni scorsi a visitare la vostra struttura. Grazie. Mamma, hai aperto tu la porta? Sì, Ma chi era? era papà. C'è qualcuno? La storia d'amore di cui parleremo oggi comincia con un omicidio. Corre, casone si nasconde, che staccia se non siamo mare. Corre, compare si avvicina, si sta passando con la terra. Corre, che non serenina, sta scendicando non siamo mare. Mi ha dato buca. Francesco mi ha dato buca. Ha detto un impegno improvviso. Un impegno improvviso a un'altra. Ma che stai dicendo che da più di un anno che mi viene dietro? Appunto, Viola, a forza di provarci si sarà stancato. È la regola dell'elastico. Se lo dire all'infinito, prima o poi si rompe. Ma poi scusami, tu non volevi dirgli che ci avevi ripensato perché non sei chiaramente in grado di stare con un uomo solo per una notte? E allora basta, tu non ci saresti stato, lui non si è presentato. Che è il problema? No, perché lui non lo sapeva che io ci avevo ripensato. E poi adesso sembra quasi che mi eviti. Anzi, senza quasi, mi evita. Tipico. Gli uomini non affrontano mai i problemi, li scansano. No, io non mi faccio scansare. Scusa ragazzi, posso? No. Beh. Ti sei svegliata male pure tu? No, ti ho solo riportato questa. Grazie ancora. Ma figurati. E tu sei sicura che non la vuoi tenere per ricordo? Ragazzi, un attimo di attenzione.
Ci sono dei nuovi sponsor che hanno intenzione di collaborare con noi. Anzi, se devo dire la verità, sono interessati proprio al podcast di Viola. Evidentemente si sono accorti che ci sono dei grandi margini di crescita. Hai fatto un ottimo lavoro. Grazie. Non so cosa dire, grazie. Beh, io direi che hai tempo per pensarci, perché le agenzie hanno appena segnalato un omicidio in via Liprandi 24. Ok, andiamo subito. Leonardo, ascolta, io ho preparato il business plan del prossimo trimestre. Se vuoi fare un check... Magari domani mattina, ora vado di fretta. Ora so perché Vita non è venuta all'aperitivo di redazione. Forse aveva di meglio da fare? No, perché l'hai organizzato tu. Che dici? È un nuovo inizio, ti ricordi? Mentiva, come Demir. Vita ti ha dato buca perché ti odia ancora, Demir ti ha dato buca perché è un'altra. Accetta la realtà. Dai, me lo dica, com'è andata con Viola? Mica voglio sapere i dettagli, però sono curioso. Vuoi evitare un omicidio? Tecnicamente l'omicidio è già avvenuto, siamo qua per indagare proprio. L'omicidio sarà il tuo se me lo chiedi un'altra volta. È andata male. La vittima si chiamava Anna Ferri, lavorava in una casa editrice a Roma ed era arrivata pochi giorni fa. È stata colpita al petto con un coltello. E qui chi ci abita? La madre, Maria Ferri, era una giudice molto nota qui a Palermo. Forse volevano rubare qualcosa, assortire sul ladro. Appena poi senti. Probabilmente li stava chiamando poco prima di essere uccisa. Chi ha dato l'allarme? La vicina di casa, abita al piano sopra. Ha sentito dei rumori, ha sceso le scale e ha trovato la porta d'ingresso aperta. Dice che ha sentito dei passi che correvano via dalla porta finestra della cucina, ma non ha fatto in tempo a vedere nessuno. Strano. Perché ha perso tempo ad uscire dalla cucina? Faceva prima da qui. Dove è la madre della vittima? Di Sora, dalla vicina. E chi altro vive qui? Maria vive con Salvatore. E il marito? No, il marito è morto tanto tempo fa. È un amico, diciamo. Dov'è adesso? Non lo so, ho provato a chiamarlo, ma il telefono squillava in casa. Non ce l'ha con sé. Annina, adesso comportati bene, eh? Vedi, ci sono degli ospiti. Così quando viene papà andiamo a comprarci un gelato, eh? Anche sua figlia si chiama Anna? No, si chiama Sara. Ormai sono un paio di anni che Maria soffre d'Alzheimer e sta peggiorando. Probabilmente ha visto l'assassino. Possiamo parlarle? Potete parlarci. Maria, adesso questo signore deve farti delle domande. Certo. Cosa ha fatto questa mattina? Ho fatto colazione con Patrizio, come al solito. Era il marito. Poi non ha visto nessun altro? No. Nemmeno sua figlia? Ecco la mia figlia. Anna, saluta. Brava. Cinque, 6, 0, 9. 5609. Signora, cosa sono questi numeri? Tesoro, non stare rimparato. Forse il signore gradisce uno zibibbo. Guarda.
Per scappare così l'altro deve essere molto interessante. Ma io non mi faccio mettere da parte. Poi questo è anche il mio lavoro. Ah, sì, ora si chiama lavoro. Demir! Francesco Demir! Ehi! Mi stai evitando? No, ti pare? Non ti avevo visto. Nemmeno sentita? Pensavo al caso. Allora, di cosa si tratta? Una rapina? No, non credo. Non hanno rubato niente. Poi un ladro non entra così in pieno giorno con 2 persone in casa. E chi era la persona che hanno portato via? Perché l'hanno portata in una clinica? La madre della vittima. All'Alzheimer, non può stare sola. Quindi i sospetti? No, ma stiamo cercando l'uomo che viveva con lei, un tale Salvatore. E chi? Ora basta, non posso dirti nient'altro. Demir! Ciao, Biarda, ci vuoi venire a casa con me? No! Lo dice a tua sorella, hai capito? È un modo di dire. Devo scappare, scusa. Passare. Lei chi è? Qua non può entrare nessuno. Ma come chi sono? Io vivo qui. Lei non può entrare. Una cosa da pazzi. Mi dia il suo nome. Mi scusi, lei è il signor Salvatore? Ci conosciamo? No, io sono una giornalista, mi chiamo Viola Vitale. Ma a me non piacciono i giornalisti. Senta, se sta cercando la persona che abita qua, l'hanno portata alla clinica Santa Margherita. Grazie. Mi scusi, la sta cercando la polizia? Certo che oggi ti scappano proprio tutti, di ogni età. Senti che vuoi fare, torni in redazione? No, voglio parlare con lui prima. Prendi un taxi. Perché? Perché c'è un tipo con un profilo niente male nella strada qui accanto. Vedo che siamo tornate alle vecchie abitudini. Sì, perché a differenza tua io so ancora come ci si diverte. Ho chiamato l'RSA del Briano. In effetti è l'ultima telefonata che ha fatto la vittima. Stava prendendo accordi per portarci la madre. Ecco perché era tornato a Palermo. Sì, la segretaria inoltre mi ha riferito che 2 giorni fa si era presentato nella struttura un uomo. Diceva che Maria non sarebbe mai andata lì, che dovevano passare sul suo cadavere. Scommetto che è il proprietario di Capotti. Novità? No. Ispettore, posso farle una domanda? Se riguarda Viola sai già la risposta. No, un'altra domanda. Verrebbe a cena da me domani sera? A cena? A cena. Cioè mia moglie ci tiene molto. Ci tengo anch'io, però mia moglie ci tiene di più. A cena? A cena. Con tutta la famiglia? Tutta la famiglia. Gemelle comprese? Gemelle comprese. No. Buon proseguimento. Invece con Viola le volevo... Fuori. Mi scusi, mi sa dire dov'è la sala d'aspetto? In destra. Grazie. Signora Maria, dobbiamo andare. Venga. Sì, grazie. Scusi, lei è un parente? No, ma sono il suo... No, guardi, mi dispiace, non è più l'orario delle visite. Solo i parenti possono entrare. Sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. A cosa si riferisce? Io e Maria non ci siamo mai sposati, ma viviamo insieme da 11 anni. Io per la legge non sono nessuno. E non ero nessuno nemmeno per sua figlia. È questo che le fa paura? Signor Galfano, dovrebbe seguirci in commissariato per alcune domande. La figlia di Maria voleva metterla in una casa di riposo. Salvatore si opponeva, ma non potevo farci niente. Però io e lui ho percepito un'enorme paura. Tutti gli assassini hanno paura.
Anna Ferri aveva ottenuto la tutela della madre e aveva il permesso di ricoverarla in una struttura adeguata. Adeguata a un corno. Posso benissimo prendermi cura di Maria. Ma la figlia non era d'accordo. A lei stavano solo i soldi. In effetti ci risulta che Anna Ferri avesse appuntamento tra una settimana per vendere 2 case, quella dove abitava la madre e quella dove vive la vicina, Irene Mancuso, al piano di sopra. Lei ne era al corrente. Quindi lei, oltre alla sua compagna, avrebbe perso anche la casa. Maria non è la mia compagna. È la donna che amo. Dov'era questa mattina? Tutte le mattine faccio una passeggiata ad un paio d'ore. E che giro ha fatto? Via Garibaldi, costeggio la cattedrale, Vucciria e ritorno per via della Stola. E ha incontrato qualcuno? No. Questo vuol dire che sono in arresto? Questo vuol dire che per ora può andare. Le dicono niente questi numeri? 5609. Può essere anche una data, 5 giugno del 2009. Magari un anniversario. No. Niente. Prego. Controlliamo le telecamere lungo il percorso che ha detto. Vado. Buongiorno. Ancora lei? I giornalisti non mollano mai. E poi non sono così male. Sempre meglio dei poliziotti. C'ha ragione. Senta, perché Anna voleva mettere sua madre in una casa di riposo quando poteva benissimo occuparsene lei? Per i soldi. E poi perché Anna e sua madre non si erano mai prese. Maria da giovane era una giudice molto severa. Severa ma giusta. Con gli imputati, ma anche con sua figlia. E la giustizia e l'amore non sempre vanno d'accordo. Però con lei era diversa. Conosco Maria da quando eravamo ragazzi. Non è mai stata brava a manifestare i suoi sentimenti. Amava Anna, ma non riusciva a dimostrarlo. Posso farle una domanda? Perché non vi siete mai sposati? Se vi foste sposati, sua figlia non avrebbe potuto fare nulla. Ragazzi, è difficile dare il giusto peso alle cose. Io sono andato a lavorare a Torino. Maria è rimasta a studiare, è diventata giudice e ha messo su famiglia. Quando ci siamo rincontrati, lei era vedova e io separato, ma non ancora divorziato. E poi è arrivata la malattia. Che ci vuole fare? Ci siamo mai incontrati nel momento giusto. Adesso mi scusi, ma vorrei andare da lei. Certo. Rispondi alla segreteria telefonica. Adesso nemmeno rispondi, eh? Ispettore, c'è Viola che la cerca insistente. Lo so. Ah, e che le dico? Che sono occupato. Che è occupato. Vado. Aspetta. Dammi una mano che chiudiamo queste. Viola! Ti posso offrire un caffè, una bottiglietta d'acqua, un frutto di stagione? No. Dov'è Demir? Dice che è occupato. A fare che? A fare che, sai, i casi, le indagini, le carte. Sai quante carte deve compilare un ispettore? Proprio burocrazia. Io, se avessi saputo compilare carte, probabilmente l'avrei fatto, invece non essendo bravo a compilare. Non lo so. Non lo sai. No. Io? Matteo, ciao! Che ci vai qui? È successo qualcosa? No. Volevo solo parlare con l'ispettore Demir, ma dice che è occupato. Posso aiutare io se vuoi. Sono il PM. Tu sei il nuovo PM? È il nuovo PM. Sì.
Digli che non ho più bisogno di lui. C'è Matteo. Senti, ti devo dire. Allora, arrivederci. Tutto a posto. Missione compiuta. Caso Viola chiuso. Archiviato. Cioè, che vuol dire? Devo dire che non ha più bisogno di lei, c'è Matteo. Matteo? Matteo Ferrara, il PM. Ma Viola che ci fa con lui? Oh, sembrano conoscersi. Comunque tutto bene, no? Quel Matteo. Tutto bene un corno. Ciao. Ispettore, lei è Viola? La conosco, viviamo insieme. No, accanto. Viviamo accanto. Ah, lui sarebbe il vicino di casa. Sì, quello egocentrico che fa sempre di testa sua, sì, è proprio lui. E lui è Matteo, il tipo che ha incontrato in spiaggia. Sì, Viola stava dandomi alcune informazioni sul caso. No, ma l'ispettore è troppo impegnato per ascoltarle. Che informazioni? Beh, ho parlato con il sospettato, Salvatore Galfano, e non avrebbe mai ucciso la figlia della donna che ama. Infatti non è più tra i sospettati. Ah no? È stata ripresa all'inizio di Via della Stola, 10 minuti prima del delitto. Non potrebbe essere stato lui, nemmeno se fosse campione dei 100 metri. Beh, sarà contento di saperlo allora. E il nostro appuntamento per domani è confermato? Sì. Sì, io e Matteo andiamo a nuotare in spiaggia, era questa la sua idea. Sono sicura che lui gli appuntamenti li rispetta. Sempre. Ispettore, l'aspetto in ufficio da me più tardi per altri aggiornamenti. Per quanto riguarda la questione, dottore, abbiamo controllato, è tutto a posto. Va bene. Dottore? Ha sorelle? No, perché? Beata lei. Buona giornata. Buona giornata. Sono bellissimi. Salvatore. Sasà. Grazie, Sasa. Sono i miei fiori preferiti. Scusate, ma ora Maria deve mangiare. Ma queste non sono le misarde beccafico. E dove sono le misarde beccafico? Comunque stia tranquillo, non credo che la polizia la disturberà più. Però adesso me lo dice cosa le fa paura. Ho paura di tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Ho paura che si dimentichi di me. Com'è stare con una persona malata? Come si fa ad amarla, nonostante tutto? Cerchi di accontentarti delle briciole, di quei momenti di lucidità in cui tutto sembra facile. Ma purtroppo sono sempre meno. È inevitabile. Ho letto una volta che portare i malati di Alzheimer in un luogo importante della loro vita potrebbe farli riaffiorare i ricordi. C'è un posto che a Maria ricorda dalla vostra storia. C'è il nostro posto, dove ci siamo incontrati quando eravamo solo due ragazzi. Ci tornavamo sempre quando ci siamo rincontrati. Ma non me la fanno nemmeno vedere, figuriamoci se la fanno uscire. Ma io so essere molto convincente, lei lo sa, no? L'unica cosa buona in tutta questa tragedia è che Maria non si rende conto di quello che è successo ad Anna. Non l'avrebbe sopportato. Ma chi poteva avercela con lei? La casa dove vive con sua figlia è di proprietà di Maria Ferri, vero? Quindi anche lei rischia di perdere la casa. Sì, allora? Beh, circa un anno fa lei ha perso il lavoro e Maria anche per questo le faceva un prezzo di favore. Io sono un'infermiera. Adesso sono in integrazione. Aiutavo Maria per fare le iniezioni per il diabete e lei per ringraziarmi mi abbassava il prezzo dell'affitto. La signora Ferri è sempre stata gentile con me. Diceva che le ricordavo la figlia e diceva che era stata troppo dura con lei.
Allora io penso che la sua gentilezza nei miei confronti era un modo per provare a rimediare. Secondo quanto ci ha riferito, lei è stata la prima a trovare il corpo. Oppure era un depistaggio per coprire l'omicidio. No, io non l'avrei mai fatto. Questo è quello che ha dichiarato questa mattina. Lo dovrebbe firmare e poi possiamo lasciarlo andare. Grazie, sei un angelo. Avete mezz'ora, poi dobbiamo rientrare. Aspetta. Qui ci siamo incontrati la prima volta. Tanto tempo fa. È bellissimo. Adesso ricordi? Sì. E dove mi hai chiesto di sposarti? Vero? Adesso però è meglio se torniamo. Anna ci aspetta. No, non ti preoccupare, Anna sta bene. Se poi possiamo restare ancora un po'. No. Dobbiamo andare. Anna è in pericolo. Facciamo presto. No, Anna non è in pericolo. Stai tranquilla. No. 5609. 5609. 5609. Signora Maria! Signora Maria, andiamo. 5609. Dobbiamo rientrare. 5609. Andiamo da Anna, la prego. 5609. Ce l'hai messo di tempo? Novità? Non ricorda niente. Ti ha detto che non ricorda nulla? No, questo è troppo pure per un uomo. Francesco, Maria, è lei che non ricorda niente. Ah, Maria, scusa. Senti, com'è andato il tuo incontro? Benissimo. Fa il fornaio e lavora tutte le sere. Posso dire, sarebbe la relazione perfetta. Cornetti gratis e serate libere. Stai pensando a una relazione? No, in via ipotetica. Dico se volessi una relazione lui sarebbe la persona perfetta. Ma non la voglio, quindi addio fornaio. Viola, quando ce l'hai pronto mi fai avere il testo del podcast, grazie. Il testo? Sì, quello che dirai, insomma. Scusa, perché vuole il testo? Pensa che non sono in grado? No, pensa che sia raccomandata. Cosa? Sì, ha saputo che Claudia ha avuto delle pressioni dal gruppo editoriale per assurti ed è convinta che tu sia qui ancora per lo stesso motivo. Stai scherzando? Ha fatto il tegredo a tutti. No, dai, non ci posso credere. Invece ci devi credere, mi ha fatto fare pure delle ricerche. Tra l'altro io ho trovato un certo Ugo Vitale, difensore del Catania dall'83 all'85. Anche tante volte siete parenti. No. Beh, peccato. Io ho trovato un senatore vitale, ma non credo abbia potuto fare molto per te dato che è morto nel 1878. Ma sei veramente figlia di uno importante? A noi puoi dirlo. La verità? Io non so niente di mio padre. Ma se lo trovate fatemi uno squillo, ok? Ho scoperto che non troverò mai più mio padre. È il fratello del Pede ed è scomparso senza lasciare tracce, quindi è tutto inutile. Pronto? Noi non ci conosciamo, io sono l'ispettore capo Francesco De Mir. No, non chiamo in veste ufficiale, sono il figlio di Sonia Tacconi. Vorrei delle informazioni su suo fratello, Pietro Martino. Perfetto, ci vediamo domani. Bella serata, eh? Guarda che non mi interessa se è un altro appuntamento.
Appuntamento? No, è una cosa di... Di lavoro. Certo. A proposito di lavoro, oggi Maria continuava a dire dei numeri. 5609, sì. Sì, li ha dette anche a me. Ah. Ma non sono un anniversario, né una data di nascita o di morte. Non è un indirizzo, forse non significano niente. Altri sospetti? Altre domande? Allora. Abbiamo interrogato Irene Mancuso, la vicina di casa. Pensi sia stata lei? No, penso sia un delitto premeditato. Chi è arrivato in quella casa ci è andato con un coltello e non ci ha vedo pianificare un delitto a sangue freddo. E quindi? Quindi aspettiamo il referto del medico legale e speriamo che salti fuori qualcosa. Va bene, allora io vado. Domani mattina ho un appuntamento e non voglio fare tardi. A proposito, comunque non riesco proprio a capire come faccia a non piacerti il nuovo PM. Cioè, è così carino, così simpatico. Ma se nemmeno lo conosci. Si può rimediare, no? Che stai facendo? Te lo stavo portando. L'hai dimenticato. Che gentile. Complimenti, sei abbastanza veloce. No, sono nervosa e aiuta. Spero non dipenda da me. Anzi, sono felice che finalmente ce l'abbiamo fatta a farci una nuotata insieme. Allora è colpa dell'Ispettor Demir. Visto c'è un po' di tensione tra voi. Era con lui l'impegno l'altra sera. Sì, ma non era una cosa importante. Comunque alla fine non l'abbiamo nemmeno fatto, quindi... Che c'è? No, nulla. Sai cosa stavo pensando? Sai cosa mi darebbe sollievo adesso? Che cosa? Una granita. Sai che stavo pensando la stessa cosa. Quindi tu sei il figlio di Sonia. Perché è venuta qui? Anche lei voleva notizie su mio fratello. Pietro Martino. Mia madre aveva questa. Poi ha fatto un incidente. Ora è in coma. Sì, lo so. L'ho letto sul giornale, mi dispiace molto. I miei genitori, Giulio e Ada Martino, sono morti in un incidente d'auto. Mio fratello era convinto che fossero stati uccisi. Da chi? Non me l'ha detto. Pietro voleva vendicarsi. Ma credo che non ci sia riuscito perché da quel momento io non ne ho saputo più nulla di lui. Da quanto tempo tuo fratello è sparito? Più di 30 anni. Avevi ragione. Ho un'altra. Ho sentito che si dava un appuntamento per stamattina. Stamattina? Allora forse pure lei lavora in un forno. Tanto a me non interessa, anche stamattina avevo un appuntamento. Un appuntamento? E con chi? Con Matteo. E indovina cosa ho scoperto? Cosa? Che è il nuovo PM. No. Sì. Ah, però, un pezzo grosso, punto in alto, eh? No, è affascinante. Ah. Come mai Leonardo ha cancellato il meeting di stamattina? Un appuntamento improvviso. Viola, quando puoi me lo porti un caffettino nel mio ufficio, grazie.
Il caffettino. Grazie. Hai fatto un po' tardi stamattina? Avevo un impegno, ma saranno stati sino a 10 minuti. Un meeting di lavoro? Non proprio. Scusa. È Leonardo, devo rispondere. Buongiorno Leonardo, mi dica. Bene. Certamente. Grazie. Cosa voleva? Dirmi che gli investitori molto probabilmente ci finanzieranno e voleva sapere quando sarà pronto il podcast. E allora sbrigati, no? Senti Vita, a tal proposito volevo parlarti perché il tuo atteggiamento mi sembra un po' ostile nei miei confronti. Avevi detto che questo sarebbe stato un nuovo inizio, no? E allora inizia a giocare pulito. È tutto. Perché no? Perché purtroppo ha il colpo della strega. Sì. Una firma, per favore. No, non ce la fa a venire stasera. No. Non ci... No. No, ma non riesce neanche a parlare per quanto gli fa male. Sì. No, lo dovresti vedere. È uno spettacolo orribile. Il crimine è uno spettacolo orribile. Sì, ti devo chiamare dopo. Scusa. Ciao. Quindi ho il colpo della strega. Ho pensato che l'influenza gastrointestinale era peggio, no? Mi serve una ricerca su Giulio e Ada Martino, tutto quello che trovi. Sono morti in un incidente nel 92, qui a Palermo. Hanno a che fare con l'uomo nella fotografia? Ha scoperto chi è? Si chiama Pietro Martino. E c'è un modo per scoprire se è davvero mio padre. Cioè? Testa il DNA con Viola per vedere se siamo fratelli. Fratelli? Con Viola? Quindi Pietro Martino è suo padre. Suo padre? E se Sonia aveva quella foto potrebbe essere anche mio. E Viola cosa dice? Non sa niente, non voglio darle una notizia del genere finché non ne sono certo. Sto cercando di fare un test a sua insaputa. Ecco perché l'altra sera è andata male. Stia tranquillo, Io sarò muto come un pesce. Ispettore, il referto del medico legale. La direzione delle tracce di sangue sul pavimento ha indicato che Anna Ferri è stata colpita con la mano sinistra. Quindi l'assassina è Mancino. E Irene ha firmato con la destra. Ora abbiamo la certezza che non è stata nemmeno lei. Sì, ma allora chi è stato? Chi altro poteva avercela con la vittima? Non abitava nemmeno a Palermo. E se non fosse stata Anna Ferri l'obiettivo dell'assassino? Ha perso tempo ad uscire dalla porta finestra della cucina. Perché in cucina c'era Maria. Quindi l'assassino voleva colpire la madre, ma la figlia glielo ha eredito. Maria era una giudice. Forse qualcuno di quelli che ha mandato in galera ce l'aveva con lei. Sì, ma in 40 anni di carriera saranno migliaia di casi. Come lo troviamo? Dove andrà? La mia sorella a Napoli. Tanto ormai ci sto a fare qui. Potrebbe sempre andare a vedere Maria in clinica. Per 3 ore al giorno, perché non si ricorda più chi sono. No. Le briciole di cui le parlavo non ci sono più. Allora che serve? Mi diciamo io e lei una vita fa. Quando ha scoperto di avere l'Alzheimer, ha cominciato a guardarsi indietro, guardava queste vecchie foto, non voleva dimenticare e voleva rimediare agli errori fatti con Anna. Quali errori?
Maria voleva educare Anna ad essere indipendente. Gli ha sempre dato il minimo indispensabile, di soldi e di affetto. Per tutta la vita non ha mai avuto dubbi. Sapeva sempre quello che era giusto e quello che era sbagliato. Con la malattia invece ha cominciato a interrogarsi. A volte riguardava anche i vecchi casi. I vecchi casi? Sì, il suo lavoro era tutta la sua vita. E si chiedeva se fosse stata una vita giusta. Se lei fosse stata giusta. Dove sono i fascicoli dei casi? Nella libreria dello studio. 5609 è il numero di un caso. Quindi è un caso del 2009. Com'è andato il tuo appuntamento? Benissimo. Si è presentato. Il tuo invece? Bene. Trovato. 5-6-2009. Allora. È il caso di un certo Sebastiano Basile. Una rapina in un supermercato. Uno dei cassieri, provando a scappare, veramente è caduto. Ha sbattuto la testa e è morto. L'ha condannata a 15 anni per un furto di 115 euro. Rapina e omicidio preterintenzionale. Forse questo era uno dei suoi tormenti. Credo che sia stato lui. Si è preso 15 anni di essere uscito da qualche mese. Turi, mi devi trovare Sebastiano Basile, nato a Palermo nell'83, a precedenti. Maria Ferri mi ha dato 15 anni. Per un furto di 115 euro. Non è stata colpa mia se il cassiere è caduto per terra e ha sbattuto la testa. Ma lei mi ha distrutto la vita. Io non sono un assassino. Però lo sei diventato. Sì, a chi devo intestare il bonifico? Ciao! Ho appena fatto il caffè. Vieni. Volevo giustizia. E invece Maria non mi ha nemmeno riconosciuto. Hai fatto le sarde? E la caponata pure. Ho capito, però te l'avevo detto che non veniva, eh? No, ma che meglio, sta peggio, non si riesce a muovere. Vabbè, sai che facciamo? Ci mangiamo tutto noi e alla peggio ci facciamo una lavanda gastrica. Ciao. Vengo. Dove? A cena da voi, mi è passato il colpo della strega. Turi. Scusi. Meno, scusi. Allora l'aspetto alle 8. Ispettore. Quella cosa... Questo è tutto quello che ho trovato sui coniugi Martino. A dopo. Viene. Si può? Buongiorno. Buongiorno, signorina. Posso?
Ha visto per caso quel signore, quello con la camicia a righe? Mi pare che non sia venuto oggi. Sasà. Sasà. È molto gentile, non le pare? Salve. Maria mi ha chiesto di lei. Sapeva come mi chiamavo? No, però sa che lei è una persona gentile. E lo so anch'io. Non basta. Sì, è vero, Maria non si ricorda del suo nome, ma può innamorarsi di lei ogni giorno. Ogni giorno può essere questo giorno. Ogni giorno può essere il primo giorno. Amare una persona malata è difficile, io questo lo capisco. Ma quegli attimi di felicità, quelle briciole, gliele può dare soltanto lei, perché lei è la strada di casa per Maria. Mi scusi, ma ho un treno tra un'ora. Faccia buon viaggio. Viola, non mi hai ancora consegnato il testo del podcast. Non ce l'ho il testo, Vita, dico quello che sento. Certo, perché tu pensi di poter fare quello che vuoi. Che vuoi dire? Sai perché ho lasciato Milano? No. Sono rimasta incinta. Ma quando è finita la maternità, al mio posto c'era un altro. Così ho dovuto cambiare. Ho dovuto ridurre le mie aspettative e accettare questo posto. Viola, io ti ho dato fiducia e pensavo che potessimo andare d'accordo con rispetto reciproco, ma io non ci sto a farmi scavalcare dall'amante del capo. Chi sarebbe l'amante del capo? Con chi avevi appuntamento stamattina? Sono figli miei. Ma di sicuro non con Leonardo. E se fossi venuta all'aperitivo l'altra sera, non penseresti questo di me. Beh, ero a casa con mia figlia, sai, la mia vita non è proprio come la tua. Che significa che la mia vita è facile? Tu non sai niente di me. So che sei giovane, so che sei bella. Essere belle non è sempre un vantaggio. E di sicuro non è mai una colpa. Come non lo è essere una madre. Amare è la cosa più difficile di tutte, o la più semplice. È la più difficile se pensiamo che il nostro amore debba essere ricompensato. È la più difficile se pensiamo che non dipenda solo da noi stessi. Se ci aspettiamo sempre qualcosa in cambio. Guarda, è arrivata mamma. È la più difficile se abbiamo bisogno di gesti d'amore per sentirci riconosciuti. Mi dispiace per non essere potuto passare stamattina, ma ti ringrazio per il business che mi hai inoltrato. Mi sembra un ottimo lavoro. Ma come ci insegna la storia di cui parleremo oggi, l'amore non è essere riconosciuti. L'amore è esserci, nonostante tutto. Dicono che in amore vince chi fugge, ma non è vero. Ciao. Ciao. Io sono Viola. E tu devi essere Irene. Mi hanno già parlato di te. Sì, sono io. Piacere. Piacere mio. Lei invece è Sara, mia figlia. Ciao Sara. Io sono Viola. Ciao Maria. Buongiorno. Buongiorno. È proprio bello che siate passate a trovarla. Forse possiamo fare di più. Io potrei diventare la sua tutrice legale, occuparmi di lei e riportarla a casa. Sono un'infermiera. Questa è una bellissima idea. Sì, ma non è mia. In realtà è sua. Ecco qua. Ho cambiato l'acqua ai fiori.
Io sono Salvatore, ma puoi chiamarmi Sasà. Maria, sono bellissimi. Lo sai che sono i miei fiori preferiti. In amore vince chi resta. I fiori erano meglio prima, sono stupendi. Venga, si accomodi. Che ci fai qui? Prima che tu dica qualcosa, ero a cena da Turì. Nessun appuntamento. Non mi importa con chi eri a cena. E anche se un'altra per me va bene. Perché tanto io ho un amore leggero e disimpegnato, non lo voglio. Io voglio un amore come quello di Salvatore. Un amore che supera la paura, supera il dolore e supera anche la malattia. Più lo senti io. No, senti tu. Ecco, vedi, questo io dentro di me ho sempre saputo. E anche se tu fossi venuto l'altra sera, tra noi non sarebbe successo niente. Ti aspettavo solo per dirtelo. Hai finito, non ho un'altra. Non è questo il punto. No, questo è il punto. Perché hai una foto di mio padre tu? Non tutte le storie d'amore sono rose e fiori. Non tutte le storie d'amore hanno un lieto fine. Alcune storie hanno dei segreti che non sai dove ti porteranno. O da chi? Mi dispiace, ma non cambio idea. Che vuoi fare? Nella vita incontriamo circa 80.000 persone. Nella maggior parte dei casi si tratta di incontri fugaci che nemmeno ricordiamo. Altri incontri invece possono cambiarci la vita. Di questi 80.000 incontri, però, i più importanti sono con loro, la nostra famiglia. Una madre, un fratello. Quindi Pietro Martino è anche tuo padre. Sonia parlava di lui. Non lo so, però avevo quella foto. Non ci posso credere. Tanto il risultato del nostro test al DNA arriverà domani. Sapremo la verità. Persone che non hai scelto di incontrare, di avere nella tua vita. Facciamo colazione? Viola. Che ci fa qui? Tutto bene? No, ma controllo di routine. Tu? Sono venuta a trovare la mamma di un mio amico. Ci vediamo dopo redazione. Non oggi, ma ci vediamo presto. Ma sono persone che faranno sempre parte di te, nel bene e nel male.
Insomma, è solo una foto. Magari Sonia conosceva Pietro Martino per qualche motivo. Insomma, noi due fratelli è impossibile, no? Già. Che fai con quello? Lo mangio sempre per ultimo. Anch'io. Io vado a prepararmi che si è fatto tardi. Sì, anche per me. Perché, come ci racconta la storia di cui parleremo oggi, avere un fratello è un'arma a doppio taglio. A volte è un dono, altre volte una condanna. Buongiorno, ispettore. Che è successo? È stata trovata una donna in fin di vita questa mattina. No, intendo a te. Le polo erano tutte sporche. Camilla non le ha lavate. Come mai? Forse era stanca dopo la cena di ieri. Anzi, grazie ancora per essere venuto. Ci siamo divertiti. È andata bene. No. Benissimo. Dicevi? Che la donna che è stata aggredita si chiama Valentina Sanfilippo, 30 anni, è una neuropsichiatra. Abitava in questo edificio ed è stata colpita alla nuca. L'arma? Non è ancora stata ritrovata. Ho trovato un cellulare, lo ripartiamo? L'aggressore potrebbe essersene liberato subito. Cerchiamo in zona. Orario dell'aggressione? Tra le 3, quando Valentina timbra il cartellino di fine turno in ospedale, e le 5:30, quando la vicina l'ha vista e ha dato l'allarme. Com'era vestita? Una specie di pigiama. Valentina non stava rientrando in quel momento, ma è uscita di casa. E se l'ha fatto in pigiama, con molte probabilità conoscevo il suo aggressore. Facciamo repertare anche questo. Subito. Mia madre e sua madre potrebbero essere andate a letto con lo stesso uomo, Pietro Martino. Quindi tu stavi per andare a letto con tuo fratello? No, non ci stavo per andare a letto. E comunque non è mio fratello. È solo una delle possibili spiegazioni. E personalmente la trovo anche una delle più assurde. Beh, belli se belli. Sai quanti belli ci sono in giro? Mica sono tutti i miei fratelli. Belli quei Demir. Se ne vedi qualcuno fammi un fischio. Poi in effetti vedi entrambi una bella pelle. E capelli sosi. E labbra carnose. Allora, Demir non è mio fratello. E il test del DNA lo dimostrerà, chiaro? Va bene, va bene. Anche se a giudicare tanto nervosismo. Ho detto basta, Tamara! Ciao. Hai idea di cosa possa essere successo? Scusami. Stiamo analizzando il cellulare della donna aggredita. Potrebbe esserci qualche elemento utile per identificare il colpevole. Infatti è uscita di casa in pigiama. Quindi lo conosceva? Esatto. Esatto. Come hai fatto ad ammalarti con questo caldo? Devono esserci degli aceri su questa via. Hai detto aceri? Sì, sono un po' allergico. Oh, tu! Anche tu! Ma che coincidenza incredibile. Ispettore. Lo so, Camilla non ha lavato le mie polo. Ho appena scoperto che Valentina non abitava da sola, ma aveva una coinquilina che in questo momento però non è in casa. Rintacciamola. Vado. Senti, sai in che ospedale hanno portato Valentina? Mi è passato. Evidentemente no. Salve.
Sono una giornalista di Sicilia Web News. Mi può dire come sta Valentina? Deve essere operata d'urgenza. Stanno preparando la sala. È un suo collega? È la mia fidanzata. Mi dispiace, non lo sapevo. Dovevamo sposarci tra una settimana. Lei ha idea di chi possa essere stato? La polizia pensa che Valentina conoscesse il suo aggressore. Sono io che non conosco lei. Che vuol dire? Che Valentina era strana negli ultimi giorni. Sembrava sempre tesa, nervosa. Forse per il matrimonio. Lei pensa che ci sia dell'altro, vero? Non lo so. Ma scusate, vado a vedere se la sala è pronta. Avevi ragione tu. Ho sbagliato a stare con lui. Sta venendo a casa e chiudo tutto, lo giuro. Sono parole di Valentina, contenute nel messaggio che le ha inviato ieri notte. Sì, me le ricordo. Di chi parlava? È una questione riservata. Dottore, una fiebre. È un tentato omicidio. L'orario del messaggio fa presupporre che Valentina abbia incontrato il suo aggressore. Allora? Sentite, io non voglio creare problemi a Valentina con la direzione sanitaria. Mi sembra che Valentina abbia problemi più seri ora. Parlava di Roberto Tucitto, un suo paziente. Quindi stava con un suo paziente. Valentina aveva assicurato che il loro era un rapporto unicamente professionale. Ma lei non ci credeva? La conosco da anni. Era troppo coinvolta con quel ragazzo. Cosa glielo facevo credere? Si fermava con lui oltre l'orario delle visite, spesso andava a casa sua e lui le regalava sempre dei fiori. Dei tulipani gialli? Sì, esatto, dei tulipani gialli. Il suo studio ne è pieno. Io le avevo suggerito di affidarlo ad un collega, ma lei mi aveva detto che non c'era bisogno, mi aveva assicurato che tra di loro non c'era nulla. E io le avevo creduto. Sì, però nel messaggio ammette il contrario. Ero di turno questa notte qui in ospedale. Ho visto il messaggio solo stamattina. Stavo per risponderle quando lei è arrivata qui in quello stato. Dove possiamo trovare il suo paziente? Francesco, ci sono novità sul caso? Tanto lo sai che insisterò così tanto che alla fine mi risponderei per sfinimento, no? Valentina aveva una relazione con il suo paziente e potrebbe averlo incontrato stanotte. Se stava per sposarsi, ho incontrato il suo fidanzato. Forse è per questo che voleva interrompere la relazione. Il suo paziente potrebbe non averla presa bene. Sta arrivando in commissariato. Altro che ansia da matrimonio. Era ansia da corna. Una ragazza è stata aggredita ieri notte sotto casa sua. Adesso è ricoverata ed è in gravi condizioni. Si chiama Valentina Sanfilippo. E come? Valentina Sanfilippo. Sei sicura? Sì, perché la conosci? È la fidanzata di mio fratello Giulio. Ci sono già dei sospettati? Un suo paziente pare che avessero una relazione. Comunque lo stanno interrogando. Scusate. Sì. Pensi di farne un nuovo episodio del tuo podcast? Forse, ma se me lo chiedi per avere il testo in anticipo, Vita, io... No, non mi serve il testo. Hai fatto un ottimo lavoro ieri. E mi dispiace, insomma, per quello che ho detto. Non ti preoccupare. Sì, adesso però torno al lavoro che la deadline è sempre la stessa. Certo. Il suo cellulare si è attaccato a una cella vicino all'abitazione di Valentina Sanfilippo ieri notte intorno alle 3:30. Che ci faceva lì a quell'ora? Lei lo sa? L'ho sentito rientrare in casa all'alba. Roberto, sei stato dalla dottoressa? Sappiamo che spesso le regala tulipani come questo. È vero? Come mai? Perché la amo. E lei pure a me dovevamo stare insieme. Invece Valentina voleva chiudere la vostra relazione. Relazione? E ci amiamo. Doveva sposare me, io gliel'ho detto ieri. Quindi è vero che vi siete incontrati ieri notte?
Roberto, ti piace baseball? Ma cosa c'entra questo? È stata trovata ieri notte in un cassonetto, vicino al luogo dell'aggressione. Hai colpito Valentina con questa, poi te ne sei sbarazzato. No, Roberto non farebbe mai del male a nessuno. E poi io questa mazza non l'ho mai vista, non c'è nella sua collezione. Signora, lasci rispondere suo figlio. Allora? Sei stato tu? Io l'amo. Volevo fare del male. Mi spiace. Prego. Giulio. Come sta Valentina? L'operazione è andata bene, ma è ancora in coma. È stato un ragazzo. Dicono d'essere una relazione. A quanto pare la storia si ripete, no? Ragazzi, torno in redazione. Se ci aspetti un attimo, veniamo con te. Credo sia un no. Perspicace. Quindi è stato il suo paziente? Ha confessato, però ho letto la sua cartella clinica. Roberto è affetto da disturbo borderline delle personalità. È un ragazzo fragile, poco lucido. E allora? L'aggressore di Valentina si è mosso con estrema lucidità. Si è portato dietro una mazzata baseball, l'ha ripulita e buttata in un cassanetto. Tu pensi che Roberto non sia in grado di agire così? Sì, però ispettore, allora come se lo spiega il tulipano giallo? Turi, se tu colpisci una ragazza e ripulisci le tue impronte, poi posi un fiore lì come una firma? Ma magari Roberto alterna momenti di grande lucidità a momenti di confusione. E poi la collezione di mazze da baseball ce l'ha detto la madre. Che però dice di non aver mai visto quella ritrovata nel cassonetto. Non dico che Roberto sia innocente, ma non ci possiamo fermare qui. La coinquilina di Valentina? Arriverà verso le 16. Che cos'è quella? Questa? Sì? Una voglia. No, quella è una cicatrice. Oh, è una voglia. Sei sicuro? Sì, una voglia, sempre avuta. Tamara, andiamo. Aspetta, mi ha scritto uno. Ora. Ma si può sapere che succede tanto il telefono? Perché scappiamo sempre così? Guarda. Carina, cos'è? Voglia di granita al caffè? No, hai voglia di morire. Demir ne ha una uguale. Ah, le coincidenze aumentano. Giusto, sono solo coincidenze. Te lo dici tu. Andiamo. Non sapevo che avessi un fratello. Neanch'io. Non abbiamo più rapporti da anni. Prima hai detto una frase. La storia che si ripete. A cosa ti riferivi? A Valentina? Valentina era la mia fidanzata. L'unica che abbia mai avuto. Fidanzata intendo, non... Ho capito. Siamo stati insieme, siamo stati anche bene. Poi lei mi ha... Lasciato? E poche settimane dopo Giulio l'ha presentata a casa. E come si è giustificato? Non l'ha fatto. Era abituato a prendersi quello che era mio. Che significa? Niente. Hanno avuto pure il coraggio di invitarmi al loro matrimonio. Bel matrimonio poi. Chissà se Giulio adesso sa quello che si prova. Scusa, in tutti questi anni non avete mai provato a riavvicinarvi? Valentina ha provato a farci chiarire, ma a me non interessava. Io non ho bisogno di fratello.
Quindi il fratello gli ha fregato la fidanzata e lui se l'è legata al dito. Credevo stessi messaggiando. Sono multitasking. Comunque prima ho avvertito la forte gelosia in Raffaele. Era per Valentina. È stato il suo primo amore e poi si è messa con Giulio. Mi dispiace. Già. Per Giulio. Quantomeno Raffaele ora si può divertire. Un po' come te. Vedo che ultimamente ti stai divertendo spesso. Almeno io non mi diverto con mio fratello. No, Demir non è mio fratello. E se lo fosse? Devi almeno prendere in considerazione l'opzione. No, non ce la faccio. Senti, io lo so che avere un fratello o più di uno può essere snervante e credimi, nessuno ti capisce meglio di me. Tutte le volte che sono una cosa, i miei fratelli mi si appiccicano come una gomma sotto le scarpe. Io più provo a staccarli, più loro mi si appiccicano, io divento ancora più nervosa. Va bene così. È quello che fanno i fratelli, sono una parte di te che non puoi staccare. Ma tu perché rifiuti anche solo il pensiero? Perché io non ho bisogno di un fratello. Oggi niente pranzetto cucinato da Camilla? No. Cioè, è che deve essersi dimenticato di mettermelo nella borsa. Che è strano perché lei non si dimentica mai niente. Scusi. Non è che ti ha detto qualcosa? Qualcosa. Cosa? Qualcosa. Della cena. No, ho detto che bella cena, come simpatico l'ispettore. Buongiorno, sono la coinquilina di Valentina Sanfilippo. Non riesco a credere a quello che le hanno fatto. Siete colleghe, vero? Siamo amiche. Abbiamo fatto tutto insieme. La laurea, la specializzazione. Siete anche in corsa allo stesso posto da ricercatrice? Riuscite ad essere amiche nonostante la competizione? Valentina è perfetta in tutto. E a volte starle accanto può essere frustrante. Proprio ieri ho preferito restare a dormire a casa dei miei a Cefalù perché avevo avuto una pessima giornata al lavoro e non avevo voglia di parlarne con lei. Però è una buona amica, questo sì. Le ha mai parlato di Roberto Tuccitto? Il suo paziente? So quello che si dice di loro. A me lei non l'aveva mai detto, però so che tiene molto a lui. Che ogni volta che aveva le sedute con lui tornava tardi a casa e che Giulio non era contento. Il suo fidanzato? In che senso? Giulio è molto geloso, troppo geloso. Le fa sempre delle scenate, l'ultima gliel'ha fatta l'altro ieri. Le diceva che era strana e che se avesse coperto qualcosa di brutto gliel'avrebbe fatta pagare. È tutto per ora. Grazie del suo tempo. Prego. Ispettore, sono arrivati i tabulati telefonici di Valentina. C'è qualcosa di interessante? A parte le telefonate a Giulio e all'ospedale, c'è un numero che ha contattato insistentemente negli ultimi giorni. A chi appartiene? Buongiorno. Buongiorno. Raffaele Noto? Sì. Abbiamo delle domande da farle. Sì, certo. Mi serve il suo ufficio. Va bene, prego. Valentina Sanfilippo l'ha contattata 10 volte al telefono negli ultimi giorni, è vero? Sì. Però io non ho mai risposto. Tranne ad una chiamata, domenica mattina. Cosa vi siete detti? Mi voleva incontrare. Io pensavo volesse convincermi ad andare al loro matrimonio. Le ho detto che non mi interessava, anche perché c'era partita, per cui... Non le ha detto niente di Giulio? No. E cosa avrebbe dovuto dirmi di Giulio? Sono in corso delle indagini. Non pensavi che sia stato lui? Prego. Stai bene? Vuoi un po' d'acqua? No, grazie.
Francesco, è vero? Pensi che sia stato Giulio? Penso che non dovresti origliare, specie questa volta. Giulio è il fratello di un tuo collega. Che ha il diritto di sapere chi è suo fratello davvero, non trovi? Pensiamo che Valentina potrebbe aver chiamato Raffaele per chiederle aiuto. Aiuto? Giulio era diventato molto geloso, l'ha anche minacciata davanti alla coinquilina. Potrebbe aver scoperto la sua relazione con Roberto ed essersi vendicato. Roberto ha confessato. Sì, ma data la sua instabilità emotiva non possiamo reputare la confessione del tutto affidabile. Come medico immagino lo capisca. Quello che io però non capisco è questo. È la targa della sua macchina. Il suo ingresso nella zona ZTL dove abita la signorina San Filippo è stato registrato ieri notte intorno alle 3:30. Cosa ci faceva lì a quell'ora? Volevo solo vedere se era tornata a casa da sola. E invece l'ha vista con Roberto. L'aveva avvertita. Se avesse scoperto qualcosa di brutto, lei l'avrebbe fatta pagare. Io non ho fatto niente a lei. E poi Valentina era da sola quando l'ho vista. Mi sono sentito uno stupido e me ne sono andato. Dove? A Piazza Olivella. Sono rimasto a lungo prima di tornare a casa. Qualcuno può confermarlo? Erano le 4 di notte, non c'era nessuno in giro. Per ora può andare, ma rimanga a disposizione. Laurea con lode in medicina, dottorato, pubblicazioni. Il classico bravo ragazzo. Sempre detto che quelli così sono i peggiori. Ecco perché questa sera esco con lui. Faccia la criminale e tatuaggi. Innocuo e sbrigativo. Ti sei messo a stalkerare la mia famiglia adesso? Tu e Giulio non vi siete allontanati solo per Valentina. Stai dicendo? Tu non sei geloso di lei. Tu sei geloso di Giulio. Di lui non mi interessa niente. No. E allora perché hai detto che era abituato a prendersi tutto quello che era tuo? Perché è la verità. Giulio non si accontentava mai. Doveva essere sempre migliore di me in tutto. Si divertiva a farmi fare la figura del perdente. A casa, a scuola e poi pure con Valentina, sì. Mi dispiace. A me no. Tanto il ruolo del bravo ragazzo era già occupato. Mi sono preso quello della causa persa che non combinerà mai niente di buono. Meno aspettative e più divertimento. Non è vero che tu non hai combinato niente di buono. Insomma, guarda, sei un giornalista. Sì? Sportivo. E i miei genitori odiano gli sport. Specialmente il calcio. Mio padre dice che è uno sport per trogloditi e che non a caso si gioca con la parte del corpo che è più lontana dal cervello. Nessuno capisce quello che significa per me il calcio. E cosa significa per te? Sono quei momenti della partita in cui la stai dominando, presenti, in cui arrivi davanti alla porta senza difficoltà. Sono quei momenti in cui ti devi chiudere perché stai soffrendo e stai prendendo da tutte le parti. Sono i tempi supplementari, i calci di rigore in cui ti puoi ripresentare davanti al portiere con la possibilità di fare gol e di vincere. Ecco, questo per me è il calcio. E i biglietti per lo stadio gratis. È il motivo per cui faccio questo mestiere. Hai mai provato a dirlo ai tuoi genitori? No, tanto li sono arresi. C'era Giulio che li rendeva fieri, quindi andava bene così. Senti Raffaele, ma pensi davvero che possa essere stato Giulio ad aggredire Valentina? No. Giulio non è un violento. È solo il fratello peggiore che potesse capitare. Problemi? La condizione di Roberto non è attendibile. Come mai? Continua a cambiare versione e ci sono troppi elementi che non combaciano con la ricostruzione dell'aggressione. Lo psichiatra ritiene plausibile solo il racconto del loro incontro, avvenuto nella strada dietro casa, prima del tentato omicidio. Quindi non è più indagato? Per ora resta un sospettato, come anche il fidanzato della ragazza. Ma tu non sei convinto? Chi ha aggredito Valentina aveva pianificato di farlo. Si è portato dietro una mazza da baseball.
che è la grande passione di Roberto. Ma se non è stato lui... Qualcuno deve averlo incastrato. Esatto. Possibile che Giulio fosse così accecato dalla gelosia da aver pianificato tutto questo? Raffaele lo ritiene innocente, nonostante pessimi rapporti tra di loro. Mi hai detto che gli hai fregato la fidanzata. E non solo. Pensa che sia il fratello peggiore che possa avere. Purtroppo i fratelli non si scelgono. Francesco, lo so, è assurdo. Ma se noi due fossimo fratelli? Sarebbe un vero peccato. Mangio sempre per ultimo. Anch'io. Hai detto a Sherry? Sì, sono un po' allergico. Viola! Ho solo un crampo. Tranquilla. No, davvero non ti devi preoccupare, ci sono abituata a questi crampi. Ti sei fatta vedere da un dottore? Sì, faccio spesso delle visite, però purtroppo non c'è soluzione. Magari sei un po' stressata. Non so se qualcosa ti preoccupa. Se vuoi parlarne con qualcuno, io sono il re delle preoccupazioni. Infatti quando non ne ho mi preoccupo. È che sto seguendo il caso del fratello di un mio collega. Sai, quei fratelli che preferiresti non avere. Credo di essermi medesimata. Tu hai dei fratelli? Pensavo di no. No, io no, non ho fratelli. Tu? No, neanche io. Però penso sia bello avere un fratello o una sorella. Dipende via. Qualcuno che ti capisce, no? In fondo ha il tuo stesso DNA. Scusami un attimo, mi sono dimenticata che avevo un appuntamento al lavoro. Scusami. Ciao. Ciao. Se Francesco avesse la mia stessa malattia, se fosse condannato anche lui. Ti sei convinta anche tu che siate fratelli? Diciamo che sto prendendo in considerazione l'ipotesi. Però Francesco non ti ha mai detto di avere la sinestesia, giusto? È uno dei sintomi, no? Sì, ma non è l'unico. Vabbè, Viola, comunque, malato o non malato, l'anamnesi familiare è la tua unica speranza per trovare una cura. E un fratello potrebbe aiutarti. Piano con l'entusiasmo, eh? Con tutte le persone che ci sono al mondo, Tamara. Ma perché proprio lui? Non è vero che non hai bisogno di un fratello. Tu non vuoi che sia Francesco. Significherebbe ammettere che non ci potrà mai essere nulla tra di noi. E tu invece ci speri ancora. Tutti pronti per il follow-up meeting? Tra poco arriverà l'editore, quindi io vorrei essere aggiornata su tutto. Allora, Raffaele, a che punto sei? Ho avuto qualche problema. So che la situazione di tuo fratello ti ha scosso, però è importante rassicurare gli sponsor. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. Coraggio. Mariam, mi manda il tuo articolo? No, non è pronto neanche il mio. Non è da te bucare un deadline? Viola, hai deciso di cosa parlerai del tuo podcast? Ecco, io vorrei parlare di fratelli, quelli che scombinano i tuoi piani, che vorresti non avere perché rovinano sempre tutto. Va bene. Ispettore, è il fascicolo del vecchio caso dei Marino. Ho trovato qualcosa? Ancora no. Sono stato un po' distratto ultimamente. Novità del test del DNA con Viola? Avremo i risultati a breve. Comunque, se vuole, io le do una mano. Davvero?
Eh sì, mi fa piacere aiutarla. Poi voglio dire, sono ancora in debito per la cena dell'altra sera, bellissima. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno le indagini? Ma stavo giusto dicendo all'ispettore che un netturbino ha confermato di aver visto Giulio Noto in piazza Olivella l'altra notte. Però non è una prova di innocenza. Io ho letto il fascicolo, ci sono un sacco di elementi contro di lui. Giulio colpisce la fidanzata, si libera dell'arma e se ne sta a 200 metri per ore, con il rischio di essere visto da qualcuno. Non le sembra un po' ingenuo? A me sembra molto ingenuo. Chi ha usato la mazza da baseball per colpire Valentina, in modo da far cadere la colpa su Roberto, non lo è affatto. È una buona deduzione, però un po' inconcludente, no? Mi pare di credere che non avete ancora una pista. Se non gliel'avessi espressamente vietato, mi verrebbe da pensare che è distratto da altre cose. Era una battuta. O da altre persone. Nessuna distrazione. E allora datevi una mossa. Salve. Io credo che mi stia per venire un infarto, ispettore. Io credo che dobbiamo ripartire dall'ospedale. È chiaro che l'aggressore conoscesse bene sia Valentina che Roberto. Un altro medico del reparto. Nuova moda? Ah, questi? Sì, sono diversi. È che erano tutti spaiati, allora ho messo uno, erano gli unici puliti. È che Camilla ultimamente è un po' distratta. Magari c'era con te. No, perché dovrebbe? Ehi, Viola! Ciao. E come va? Un po' meglio? Sì, scusa se sono scappata. Lavoro prima di tutto. A proposito, non me lo distrarre il poliispettore che oggi non mi sembra molto sul pezzo. Ci provo. Grazie ancora per questa mattina. A disposizione. Cosa è successo stamattina? Ah, nulla, ho avuto un crampo in acqua e mi ha aiutata. Sempre al posto giusto al momento giusto. Cos'è, fai il fratello geloso adesso? Ci sono novità sul caso? Abbiamo nuovi elementi per ritenere che Giulio sia innocente. Stiamo andando in ospedale a raccogliere nuove testimonianze. Ok. Tutto bene? Sei sicuro? Mi sono svegliato con un dolore alla gamba, devo aver caricato troppo in palestra. Senti, forse sarebbe meglio che tu ti facessi un controllo, davvero. Mi farebbe stare più tranquilla, ecco. Ora sei tu a fare la sorella preoccupata. Sì, ho capito. Lo so. Scusami un attimo, eh. Arrivo, accomodati. Sì, però devo parlare in un altro momento. Va bene. Mhm. Sì. Ti richiamo io. Va bene. Ok. Eccomi. Come posso aiutarti? La polizia mi ha detto che stanno facendo altre indagini. Finalmente hanno capito che non ho fatto nulla a Valentina. Ma tuo fratello? Prego? Tuo fratello soffre molto a causa tua. Si sentiva un perdente e tu gli hai rubato la fidanzata. Lo so che non sono fatti miei. No, infatti, non lo sono. Anche per me è stato difficile avere un fratello come lui. Quando Raffaele parlava tutti lo guardavano, lo ascoltavano. Per l'orgoglio dei miei genitori, dei professori, ma avevo solo questo. E mi sembrava impossibile che Valentina avesse preferito me a lui. Per questo che eri molto geloso. Avevo paura che da un momento all'altro potesse pentirsi. Ma Valentina è una donna unica, un medico eccezionale. Per lei questo lavoro è una missione. E per te? È un lavoro. Lo hanno voluto i miei genitori e l'ho fatto. Ed è questa la differenza tra me e Raffaele. Che lui ha una passione che io non ho mai avuto. E mi ha detto però che i tuoi genitori non lo appoggiavano. Sì. Infatti sono stato io a convincerli a pagare la scuola di giornalismo. Sei stato tu? Sì, era giusto che seguisse le sue passioni. L'ho sempre invidiato per questo. E con Valentina. È stata l'unica volta nella mia vita in cui ho seguito il mio cuore. Come avrebbe fatto lui? Raffaele amava Valentina. Sì?
Com'è che quando stava con lei ho visto che si baciava con un'altra? Una volta Raffaele poteva avere tutte le ragazze che voleva. Io volevo solo Valentina. E mi aspettavo che in questa situazione fosse lui ad appoggiare me. Viola, puoi entrare un attimo? Sì? Chiudi. Vita mi ha detto che vuoi fare un podcast sui fratelli, partendo dal caso di Giulio Noto. Interessante. Sì, in teoria. Cambiate idea. Ero convinta di parlare di fratelli che non vorremmo mai avere, perché si prendono tutto ciò che è nostro e combinano solo guai. E invece ho scoperto che Giulio ha fatto tanto per suo fratello. Qual è il problema? Che non l'ho capito. Volevo dimostrare a tutti i costi che avere un fratello fosse una cosa brutta, perché non volevo accettare la realtà. La realtà? Ho scoperto che forse potrei avere un fratello. Che sarebbe anche una cosa bella se non fosse la persona che non avrei mai voluto che fosse. E adesso non so se provare speranza o paura, se essere felice o triste. E non so nemmeno perché lo sto raccontando a lei. Finché non lo capisco non lo so di cosa parlerà il mio podcast, mi dispiace. Io non so chi sia questa persona, né cosa significhi per te. Però penso che ritrovare qualcuno di famiglia sia sempre una grande fortuna, in qualsiasi circostanza. Abbiamo ispezionato lo studio di Valentina e uno dei cassetti della sua scrivania ha la serratura forzata. Hai idea di cosa potesse contenere? È completamente vuoto. Di solito ci teneva il suo portatile, i documenti, Stava lavorando a qualcosa in particolare? a qualche nuova pubblicazione, credo. Passava molto tempo in archivio, però non so dirvi altro. Va bene, grazie. Se il cassetto è stato forzato e svuotato, allora conteneva qualcosa di importante. Il che magari spiegherebbe il motivo dell'aggressione. Sai qual è la prima cosa che ho fatto quando ho iniziato a lavorare al ciclo dei Martino? Una copia che ho lasciato a casa. Se lavori a qualcosa di importante, la prudenza non è mai troppa. Che cos'è? Sembra uno studio sugli effetti collaterali di un farmaco antidepressivo, il Clexal, lo stesso che prende Roberto. L'ho letto nella sua cartella clinica. Disturbi della memoria, allucinazioni. Forse ha a che vedere con la sua falsa confessione. Era per questo che lo chiamava. Valentina voleva l'aiuto di Raffaele per farlo pubblicare. E qualcuno gliel'ha impedito? Dobbiamo scoprire chi, tra le persone che la conoscono bene, aveva qualche interesse a bloccare questo studio. Raffaele, allora, ho appena parlato con l'ispettore De Mir. Credono di aver capito perché Valentina ti avesse contattato. Non c'entra niente il matrimonio. Lei stava lavorando un'inchiesta su un farmaco potenzialmente pericoloso. E da me che cosa voleva? Secondo te? Sei un giornalista. Voleva il tuo aiuto, perché crede in te, come tuo fratello. Ma perché tiri in mezzo a Giulia adesso? Che cosa c'entra adesso? Perché è stato lui a convincere i tuoi genitori a pagarti la scuola di giornalismo, me l'ha detto lui. Perché non me l'ha detto prima? Credo che non si volesse prendere il merito. Ma vedi, lui ti ha capito. Ha creduto in te e nel tuo coraggio, che poi è lo stesso che l'ha spinto a fidanzarsi con Valentina. Ma il coraggio di fare che? Di comportarsi come uno stronzo come ha fatto? No, il coraggio di seguire il suo cuore, che poi è sempre quello che hai fatto tu. Ma tu sei proprio sicuro che amavi Valentina? O non volevi solo che stia con tuo fratello? No, perché se così fosse, stai perdendo un fratello inutilmente. Ed è un vero peccato, credimi. Ci sono novità? Le parametri vitali sono perfette.
Dicono che ci sono buone possibilità che possa svegliarsi. Dottor Zito, deve venire con noi. Mi scusi, per quale motivo? Il Clexal. Le dice qualcosa? Ha scritto 20 articoli a favore del farmaco che Valentina voleva mettere fuori commercio. Dovevo essere molto convinto. Oh, hanno convinto i bonifici che la casa farmaceutica versava sul suo conto. Se Valentina avesse pubblicato il suo studio, lei avrebbe perso soldi, magari anche lavoro. Così l'ha aggredita e ha fatto sparire portatili e documenti. Peccato che la dottoressa avesse salvato tutto su una pennetta USB. Sono solo illazioni. Ero di turno in ospedale la notte dell'aggressione. È vero. Però ha chiesto a un collega di coprirlo proprio tra le 3:30 e le 5. Sa che Roberto ama il baseball, che regala a Valentina tulipani gialli. E ha cercato di incastrarlo, mettendo in giro la falsa voce sulla loro relazione e inviandosi da solo il messaggio sul suo cellulare. Devo ammetterlo, piano ben studiato. Quel messaggio l'ha scritto Valentina, io non c'entro niente, già detto. E come mai sul cellulare non c'è nessuna impronta di Valentina? Dobbiamo perdere altro tempo, ci dice la verità. Valentina aveva notato degli effetti collaterali su Roberto. Io le avevo detto di lasciare perdere, che ci sarebbero state delle ripercussioni sul lavoro per lei. Credevo che mi avesse ascoltato. E invece poi ho scoperto che non era così. Che stava cercando di mettersi in contatto con un giornalista. Io questo non potevo permettermelo. Mi dispiace, ma non cambio idea. Che vuoi fare? Non avevano una relazione. Valentina aveva capito che c'era qualcosa che non andava nella terapia di Roberto. Per questo la frequentava più del dovuto. Perché non mi ha detto niente? Perché il primario la minacciava di ripercussioni sul lavoro. Non voleva coinvolgerti. Scusa, ma ora torno da lei. Viola, sei qui? Mi hanno chiamato dall'ospedale. I nostri risultati sono pronti. Mi dispiace aver dubitato di te. Ma ti prometto che appena ti sveglierai ci sposeremo. E sarà il matrimonio che hai sempre desiderato. Sono ancora in tempo a confermare la partecipazione. In realtà, i tavoli li ho già fatti. Viola mi ha detto nel suo studio. E mi dispiace tantissimo non aver risposto alle sue chiamate. Però ti prometto che mi occuperò personalmente per farlo pubblicare. E ti aspetti grazie? No. Sono io che devo dire grazie. Se non fosse per te io non starei facendo quello che mi piace davvero fare. Era giusto così. Adesso però sono io che devo capire cos'è che mi piace davvero. Lascio il camice. Per un po'. Una volta ti piaceva dipingere. C'è da dire che facevano un po' schifo, eh? Va detto questa cosa. Sì, è che comunque erano meglio dei tuoi. Comunque, il tuo posto al matrimonio c'è sempre stato. Valentina era sicura che saresti venuta. Ha fatto bene a mettersi con te. Ha fatto bene io.
e l'avrei lasciata come ho lasciato tutte le altre. Meglio così. Ma poi vuoi sapere quanti ne ho avuti dopo di lei? No, meglio di no, grazie. Ok. Avere un fratello significa dividere la tua cameretta, il tuo armadio e a volte anche una fidanzata. Proprio come è successo a Raffaele e suo fratello Giulio. Due fratelli che non si sono parlati per anni. E tra poco vi racconterò il motivo. Alla tribuna d'onore. Palermo Cosenza, sabato sera. Ma dai! Ed è un regalo per te, sì. Grazie, ma... E perché sono due, scusi? Pronto? Perché vengo anch'io? Perché guardi così? È che non pensavo che tu seguissi il calcio. Tutto qua. Perché sono una donna? Perché sono una donna con hijab? O solo perché sono io? Ti possono rispondere a questa domanda, per favore? Anche il padre dice che è uno sport per trogloditi. Ma secondo me hai ragione tu. Il calcio è possibilità. Infatti rende possibile che uno come te vada a tifare Palermo con una come me. Quando dici uno come te, intendi un gran figo come me, vero? Ok. Grazie. Prego. Ma avere un fratello significa anche moltiplicare. Moltiplicare le tue possibilità. La tua capacità di amare. Questa storia mi ha insegnato che, anche se non lo puoi scegliere, se sembra la persona più diversa da te o la più sbagliata, un fratello è un dono. Sempre. Turi, aveva ragione lei. Camilla ce l'ha con me. Abbiamo litigato. Come mai? Dice che decido tutto io. Dice che sono noioso, che sono pesante. Io, noioso e pesante. Lo sono. Devo ricordarti la cena dell'altra sera? È stata una serata meravigliosa. Ottima questa caponata. Tu non mangi? No, io non mangio mai pesante prima di andare a letto, se no mi viene il reflusso gastrointestinale e poi non dormo. No, noi non beviamo mai. L'alcol interferisce con i ritmi cardiaci e poi non dormo. Vi va di venire a sentire un po' di musica in un locale qui vicino? Sì, dai. No, sono già le 11, ti si scombina completamente il bioritmo. Poi non dormi neanche tu. Ma io quelle cose le dico per lei. E poi comunque cacciarmi di casa mi sembra una soluzione eccessiva. Senta. Posso dormire qua? Non se ne parla. La prego. Che io in hotel mi conosco, mi sento da solo. Invece se mi metto qua in un angolino... Turi, è inutile. Non mi convincerai mai. Perché tu eri sul tuo divano? Lasciamo perdere. Allora... Sei pronta? Ora sì. Nella vita incontriamo circa 80.000 persone. Alcune fanno parte della nostra famiglia. Corredo genetico insufficiente. E che significa? Non siamo fratelli. Altre invece siamo noi a scegliere di averle accanto.
Quindi chi di noi due è figlio di Pietro Martino? Ispettore, deve vedere una cosa. Ma sei tra quelle 80.000 persone che incontriamo nel corso della nostra vita. Ho analizzato la perizia dell'incidente di Martino e nel sistema idraulico dei freni sono state riscontrate delle tracce di un liquido antigelo. Crede che si tratti di una coincidenza? Credo che la persona che ha ucciso il Martino sia la stessa che ha cercato di uccidere mia madre. Ci fosse anche un assassino.